Natale è sempre più vicino e noi andiamo avanti a fare le nostre decorazioni. Nell'ultimo tutorial abbiamo visto insieme come fare l'alberello, oggi faremo insieme questi cuoricini. Vedremo diversi schemi, impareremo a fare lo schema di base con cui ho fatto questo cuore grande e questo cuore medio. Questo semplicemente basta fare un giro in meno e resta un po' più piccolo. Poi vedremo come fare questo cuoricino e anche quello piccolo piccolo e come montare il tutto, ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé numero 5, un uncinetto da 2 mm, un ago da lana, una forbice e un po' di ovatta. Cominciamo dallo schema del cuore grande e per questo facciamo un nodino iniziale e cominciamo lavorando 7 catenelle. E 7. Lavorate le 7 catenelle, cominciamo con la prima riga. Nella prima riga facciamo una catenella e un punto basso in ogni catenella partendo dalla seconda e la lavoriamo nel filetto dietro, questo qui, e lavoriamo i 7 punti bassi. 2 e 7. E abbiamo lavorato la prima riga. Ripetiamo questa riga altre 6 volte, quindi per un totale di 7 righe. Lavoriamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo un punto in ogni punto. Terminata la riga 7 avremo questo, quindi 7 righe da 7 punti bassi che formano un quadrato. Ed ora formiamo i 2 semicerchi che creano il cuore. Noi abbiamo 7 righe di punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dobbiamo lavorare i 7 punti alti nella quarta riga e per questo contiamo 1, 2, 3, 4 e nel quarto punto, nella quarta riga, entriamo e lavoriamo 7 punti alti. 1 e 7. Ed ora lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto dei 7 che abbiamo qui sotto, quindi proprio dove abbiamo iniziato a lavorare. E chiudiamo con un punto bassissimo. E in questa riga di nuovo sul quarto punto lavoriamo 7 punti alti, quindi contiamo 1, 2, 3 e nel quarto punto lavoriamo 7 punti alti. 1 e 7. Lavorati i 7 punti alti, lavoriamo con un punto bassissimo sul primo punto. Per primo punto intendo alla base della prima riga, in maniera che ci troviamo giusti coi 7 punti, qui. Quindi non proprio sulla catenella, ma alla base del punto. E chiudiamo con un punto bassissimo. Nel secondo giro lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto e 6 punti alti. 1, 2, 3 e 6. E mi resta un punto da lavorare rispetto alle 7 righe di punti bassi che avevamo. In quest'ultimo punto, quello dello spigolo, lavoriamo 3 punti alti. Per creare la punta del cuore. Ed ora lavoriamo di nuovo 6 punti alti. 1 e arriviamo a lavorare sui 7 punti alti che hanno formato l'archetto. Lavoriamo intanto 6 aumenti, quindi 2 punti alti
in ogni punto per 6 volte. Lavorati i 6 punti alti, lavoriamo un mezzo punto alto e un punto bassissimo nel punto successivo. Ed ora lavoriamo al contrario, quindi un mezzo punto alto nel punto successivo e 6 aumenti di punti alti. E lavorati 6 aumenti, lavoriamo un punto bassissimo nel primo punto alto lavorato del giro. Così. Nel prossimo giro lavoriamo 2 catenelle che non contano come punto e partendo dal primo punto in cui abbiamo chiuso col punto bassissimo lavoriamo 7 punti alti. 1 e 7. 3 punti nel prossimo punto, quindi un aumento doppio nella punta del cuore. E lavoriamo altri 7 punti alti. 1 e 7. Ed ora ripetiamo per 4 volte un punto, un aumento, quindi un punto in un punto e un aumento nel successivo punto. E lo ripetiamo in tutto per 4 volte. Lavorate le 4 ripetizioni, lavoriamo un punto alto, un altro punto alto e nello stesso punto lavoriamo un mezzo punto alto. Così. Ora lavoriamo 2 mezzi punti alti, 1, 2, un punto basso e un punto bassissimo. E torniamo indietro. Un punto basso, 2 mezzi punti alti, un altro mezzo punto alto e nello stesso punto lavoriamo un punto alto e ripetiamo per 4 volte come prima un punto, un aumento, sempre lavorando punti alti. E terminiamo il giro con un punto alto. Chiudo il giro sempre con un punto bassissimo sul primo punto alto lavorato del giro. Nel prossimo giro lavoriamo 2 catenelle, 8 punti alti, 1, ora lavoro 3 punti nello stesso punto, 1, 2, 3, 8 punti, 1, ed ora lavoriamo per 4 volte 2 punti, un punto in ogni punto per 2 volte e un aumento. E ripetiamo altre 3 volte 2 punti, un aumento. Lavorate le 4 ripetizioni, lavoriamo 2 punti alti, 1, 2, un aumento di mezzi punti alti, 1 e 2 mezzi punti alti nello stesso punto, un mezzo punto alto, 2 punti bassi, 1, 2, saltiamo il punto successivo che è il punto bassissimo
e passiamo all'altra parte lavorando al contrario, 2 punti bassi, 1, 2, un mezzo punto alto, un aumento di mezzi punti alti, 1 e 2 mezzi punti alti nello stesso punto, ed ora ripetiamo 4 volte 2 punti alti e un aumento di punti alti. E l'aumento. E terminiamo il giro con 2 punti alti. 1, 2. E il cuore è terminato. Tagliamo il filo un po' lungo, lo infiliamo in un ago e facciamo la chiusura invisibile. Quindi entriamo in tutta la catenella del primo punto alto lavorato, così, e retrocediamo al centro dell'ultima catenella dell'ultimo punto lavorato. E in questa maniera creiamo una catenella aggiuntiva e non si vede la chiusura. Sul retro facciamo un piccolo nodo e il cuore è terminato. Come questo ne facciamo un altro esattamente identico. Per il secondo cuore cominciamo da un anello magico e nel primo giro lavoriamo 6 punti bassi. 1, 2 e 6 e chiudiamo il cerchio. E chiudiamo il primo giro con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato. Nel secondo giro lavoriamo una catenella e 6 aumenti. 1, 2, 1, 2 e chiudiamo il giro con un punto bassissimo sul primo punto basso lavorato. Nel terzo giro lavoriamo una catenella e la ripetizione che ripetiamo è un punto, un aumento. E andiamo avanti così e ripetiamo un punto, un aumento e termineremo il giro con 18 punti. E chiudiamo il giro con un punto bassissimo nel primo punto basso lavorato. Nel quarto giro lavoriamo una catenella, un punto alto nel primo punto, due aumenti di punti altissimi, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo e chiudo a 2 a 2. E ne lavoro un altro per fare l'aumento e un altro aumento di punti altissimi. Nel prossimo punto lavoriamo un mezzo punto altissimo, quindi 2 volte filo sull'uncinetto, entro nel punto, porto fuori il filo, chiudo 2 e chiudo tutto assieme, così, e nello stesso punto lavoro un punto alto. Ora lavoriamo un aumento di mezzi punti alti, 1, 2 e 3 punti bassi, 1, 2, 3. Nel prossimo punto facciamo la punta e lavoriamo un punto, un mezzo punto alto e un punto. Ed ora lavoriamo al contrario, quindi 3 punti bassi, 2, 3, un aumento di mezzi punti alti, 1
e 2 nello stesso punto. Nel prossimo punto lavoriamo un punto alto e un mezzo punto alto doppio, ed ora lavoriamo 2 aumenti di punti alti doppi, quindi nel prossimo punto lavoriamo un punto alto, lavoriamo una catenella e un punto bassissimo nell'ultimo punto. Lavoriamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Per il cuoricino piccolo, in un cerchio magico lavoriamo 2 catenelle, 3 punti altissimi, 1, 2, 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella, un punto altissimo, e lavoriamo al contrario, quindi una catenella, 3 punti alti e 3 punti altissimi. Tre catenelle e un punto bassissimo nel cerchio. E tiriamo il filo del cerchio per chiuderlo. Tagliamo il filo e questo filo di fine lavoro con l'uncinetto, entrando da dietro, lo portiamo sul retro, così, e tiriamo bene il filo. E il cuoricino è già pronto. Ed ora non ci resta che cucire tutto assieme. Prendiamo un cuore grande e un cuore medio, o quello che volete voi, anche quello piccolo, e lo posizioniamo dove lo vogliamo cucire. E per prima cosa passiamo dietro con l'uncinetto i 2 fili di inizio e fine lavoro, quindi entrando da dietro con l'uncinetto portiamo fuori i fili e una volta che li abbiamo portati dietro entrambi li leghiamo insieme. E in questa maniera intanto abbiamo fissato il cuore in maniera che stia fermo finché lo cuciamo. Come per l'alberello possiamo decidere di cucire con il rosso, quindi colore su colore, oppure con lo stesso colore del fondo, e vi mostrerò questa seconda opzione. In ogni caso utilizziamo per cucire la catenella creata dall'ultimo giro di punti, quindi partiamo ovviamente da dietro e usciamo al centro della catenella. Lasciamo dietro una codina di filo e cuciamo. Entriamo nel punto successivo, sempre al centro delle catenelle, e cuciamo tutto intorno. E questo è il risultato una volta che abbiamo cucito tutto intorno. Ora non ci resta che fare un nodino sul retro con i 2 fili di fine e inizio lavoro. Ed ora vediamo come unire i 2 cuori. Appaiamo i rovesci e teniamo fuori i dritti. Anche in questo caso abbiamo 2 opzioni: o cuciamo con lo stesso colore di base del cuore oppure a contrasto, e vi mostrerò questa seconda opzione. Prendiamo il filo rosso e lasciamo sul dietro la parte davanti, quindi la parte in cui abbiamo cucito il cuore. Appaiamo appunto i 2 rovesci e partiamo per esempio dalla punta, ma semplicemente perché sarà più semplice scegliere
lo stesso punto nel cuore davanti e nel cuore dietro. Quindi cominciamo da quello centrale dei 3 della punta, sia davanti che dietro. Prendiamo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro e facciamo un giro di punti bassissimi. Così, semplice semplice, tutto intorno. E prima di chiudere del tutto riempiamo con un po' di ovatta e proseguiamo. Lavoriamo l'ultimo punto, ci fermiamo qui e tagliamo il filo. Infiliamo in un ago e facciamo la chiusura invisibile, quindi entriamo in tutta la prima catenella lavorata. E retrocediamo all'ultima e passiamo sul retro del lavoro, così. Sul davanti si forma una nuova catenella e sul retro adesso leghiamo i fili e li nascondiamo. Rientriamo dallo stesso buco da cui escono e perdiamo il filo all'interno del lavoro. Così. In questo modo è perfetto sia sul davanti che sul dietro. Lavorando il giro di punti bassissimi sul retro ci viene dietro la catenella, che comunque è una decorazione anche per il retro, e sul davanti ci viene una specie di cucitura che ricorda quello che abbiamo fatto sul cuore. Io ho scelto di farla così perché mi piaceva così, ma se volete potete fare il giro di punti bassissimi da questa parte e avrete la catenella da questa parte, o ancora potete fare un giro di punti bassi invece che bassissimi, vedete voi. E il cuore è finito. Le ultime cose che ci rimangono da fare sono, se ci piace l'idea, ricamare queste stelline e mettere o un gancetto o una soletta per poterlo appendere. Sia per come ricamare questo, che comunque è semplicissimo, sia per fare la soletta, vi lascio il link al tutorial dell'alberello in cui vi spiego bene come farlo. E questo è il cuoricino, quello un po' più piccolo. In questo caso ho usato lo stesso schema del cuore grande, appunto facendo un giro in meno, e poi sopra qui abbiamo messo il cuoricino, quello piccolo piccolo. E così abbiamo 2 opzioni. E anche per oggi abbiamo terminato. Queste sono le 2 opzioni di cuore e in più abbiamo anche l'alberello che abbiamo imparato a fare, e queste sono le decorazioni che abbiamo per il momento per questo Natale. A me piacciono un sacco e sono molto soddisfatta del risultato. E a voi? Come al solito vi ringrazio molto di aver visto anche questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel like e condividete e iscrivetevi al canale. Io nel frattempo vi mando un abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!